Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21 a San Siro. L'Inter apre il mese di marzo con una partita molto difficile e molto importante anche a livello mediatico contro il Milan di Stefano Pioli, che solo qualche settimana fa purtroppo ci ha battuto in campionato all'interno di un derby veramente molto molto strano, e quindi ha la possibilità di utilizzare di nuovo un derby, una partita, uno scontro diretto anche se non valevole per il campionato, per, diciamo, ritornare a correre, per utilizzarlo, diciamo, come rampa dalla quale tornare a decollare dopo un periodo veramente molto complicato. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, consueto appuntamento pre-partita con le ultimissime sul match, sulle probabili formazioni, dove vederlo, vi daremo le coordinate per seguire la partita e una piccola preview dell'incontro. Non tergiversiamo ulteriormente, vi ricordo solo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete tutti questi contenuti e questa sera non vi perdete la diretta di Passione Inter, che come sempre sarà live appunto per seguire il derby e per seguire la partita. Fra poco vi do anche le varie coordinate. Partiamo subito allora con le notizie sulla partita. Allora, dicevamo, martedì 1 marzo, ore 21, Stadio San Siro, semifinale di andata di Coppa Italia. Milan-Inter, due indicazioni molto importanti. La prima, la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità totale nella doppia sfida, in questa edizione della Coppa Italia è ancora valida. Quindi attenzione, perché rispetto per esempio alla Champions League, dove invece è già stata rimossa, in questo caso Milan-Inter e Inter-Milan avranno questo tipo di regola ancora attiva. Di conseguenza, questa sera l'Inter, pur giocando a San Siro, di fatto gioca in trasferta, essendo Milan-Inter, e quindi al di là dei discorsi mediatici relativi al fatto di potersi riprendere con una vittoria, eccetera, andando ad analizzare unicamente il percorso in Coppa Italia, questa sera sarebbe importantissimo ovviamente vincere, ma fare gol in ogni caso, visto che essendo in trasferta i gol valgono tra virgolette di più. E poi questa partita, questa doppia sfida, anzi sarà diciamo, un termine di paragone rispetto al percorso in Coppa Italia dell'anno scorso, dove l'Inter, se vi ricordate, uscì proprio in semifinale contro la Juve nel doppio scontro terminato, mi pare 1-2 in casa e 0-0 in trasferta. Quindi vediamo se Simone Inzaghi, come di fatto ha già fatto in Champions League passando il turno, riuscirà a superare diciamo Antonio Conte nella sua stagione passata. Dove vedere Milan-Inter? Allora, la partita sarà in chiaro su Canale 5, quindi si potrà vedere senza nessun tipo di abbonamento, si potrà vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, però come vi dicevo saremo live anche noi di Passione Inter, quindi se avete voglia di vivere la partita con noi, con me, Lorenzo, con tutti i nostri abbonati e tutti gli altri, potete sintonizzarvi sul nostro canale. La diretta comincerà come di consueto 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio, che sarà alle 21, e quindi la diretta inizierà alle 19:45. Vi aspettiamo, potete anche mettervi la diretta in sottofondo e la partita in TV se avete modo, comunque la viviamo tutti insieme come sempre. Allora, veniamo alle formazioni, perché ci sono delle particolari novità in entrambe le squadre. Parto dal Milan, che è padrone di casa e che bene o male dovrebbe giocare con la formazione titolare, al di là di qualche ultimo ballottaggio. Gli unici possibili cambiamenti rispetto all'11 tipo di Stefano Pioli dovrebbero riguardare la fascia destra, con Calabria che al momento sembra sfavorito rispetto a Florenzi per un posto da titolare. In mezzo al campo Tonali è squalificato perché era diffidato nella scorsa partita di Coppa Italia contro la Lazio ed è stato ammonito, quindi non ci sarà. Al suo posto giocherà Bennacer in mezzo al campo. Ultimo dubbio riguarda la posizione di trequartista. Brahim Diaz in teoria è il titolare, secondo le ultime però che arrivano da Milanello, alle spalle di Giroud in quella posizione dovrebbe giocare Krunic e non Brahim Diaz. Per il resto, poi fra poco ve le mostro anche in grafica, dovrebbero esserci tutti i titolari. Torna anche Tomori che nell'ultimo derby era stato assente. Per quanto riguarda l'Inter invece ci sono delle buone notizie che riguardano in particolare gli infortunati, perché Correa e Gosens tornano finalmente disponibili. Gosens peraltro ha anche dedicato al fatto di essere stato convocato ancora una volta dopo diversi mesi, ha dedicato un post su Instagram, quindi lo trovate con tutta la sua felicità per essere tornato. Correa non lo ha fatto e un elenco ufficiale dei convocati ancora non è uscito, quindi io mi riservo il minimo dubbio che in realtà Correa possa non esserci, però stando alle parole pronunciate ieri da Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV,
Inzaghi ha detto che entrambi stanno molto meglio e dovrebbero esserci, quindi mi aspetto che ci sia anche il Tucu chiaramente in panchina, esattamente come Gosens. Per quanto riguarda poi la formazione, dopo aver riposato, tra virgolette, contro il Genoa, per quanto riguarda Skriniar e Lautaro, torneranno titolari entrambi, quindi l'Inter che poi scende in campo con tutti i titolarissimi. Anche qui un piccolo dubbio sulla fascia destra fra Dumfries e Darmian, è un ballottaggio che viene riproposto già da un paio di giorni, però di fatto la sensazione è che alla fine la spunterà ancora Denzel e quindi di fatto l'Inter scenderà in campo con i titolarissimi. Vi faccio vedere a questo proposito le formazioni. Eccole qua, anche a video. Quindi Milan con il 4-2-3-1 consueto, Maignan in porta, Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa, Bennacer e Kessie in mezzo al campo, dicevamo a causa dell'assenza di Tonali, Messias in vantaggio su Saelemaekers nella fascia destra, Krunic e Leao alle spalle di Olivier Giroud che purtroppo in campionato ci ha colpito 2 volte e cerchiamo questa volta uno di marcarlo meglio e mi riferisco ad Evrai, 2 di parare le mozzarelle e mi riferisco ad Andanovic. Ecco, perdonatemi questo, questo inciso mio, ma se evitassimo quantomeno di prendere gol evitabili, come era stato il secondo di Giroud in campionato, sarebbe meglio. Comunque, al di là di questo, Inter che invece risponde con il 3-5-2, Andanovic in porta, appunto, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, che mi auguro abbia il dente avvelenato, come fu per il derby d'andata soprattutto, e Perisic a completare il reparto, Dzeko e Lautaro in attacco. Vedremo se ci sarà poi spazio per magari il tridente, per l'inserimento anche di Sanchez, per Gosens, vedremo. Comunque Inzaghi non fa calcoli e scende in campo con i titolarissimi. Una piccola parentesi sull'arbitro di Milan-Inter che sarà Maurizio Mariani, arbitro che ha un solo precedente nei derby d'andata dell'anno scorso, terminato 1-2 per il Milan. C'erano state un paio di situazioni non proprio felici a livello arbitrale, ma non ci voglio tornare perché in questo momento non mi interessa. Quest'anno ha arbitrato 2 partite dell'Inter, Inter-Juventus 1-1, quella del famoso rigore Dumfries-Alexandro, e Salernitana-Inter 0-5. Quindi 2 precedenti dove l'Inter comunque non è uscita sconfitta. Al di là della polemica per la gara contro la Juve, il VAR sarà invece Massimiliano Irrati. Provo a darvi una piccola preview di quella che può essere questa partita secondo me, detto che a mio avviso è molto difficile da leggere in anticipo, però insomma Milan e Inter sono in un momento non felicissimo. Io ho detto più di una volta anche in diretta nei vari appuntamenti che trascorriamo insieme che noi giustamente siamo concentrati sull'Inter e siamo un po' preoccupati perché vediamo l'enorme differenza fra l'Inter di qualche mese fa e l'Inter di oggi. Però se voi andate a dare un'occhiata sotto le notizie del Milan, nei vari social, eccetera, anche tanti milanisti sono preoccupati per il loro Milan, sia perché i risultati anche da loro comunque balbettano, pareggio con la Salernitana, pareggio con l'Udinese, eccetera, sia perché anche il Milan sta palesando una certa difficoltà nell'esprimere un gran calcio. Tirano poco in porta, sono meno brillanti dal punto di vista del gioco e quindi anche tanti tifosi rossoneri sono un po' preoccupati. Quindi poi spesso magari osservando la situazione dall'esterno ci si rende conto che le cose sono un pochino diverse. In ogni caso, per questa ragione, mi sento di dire che la partita è molto delicata per entrambe. Io non voglio assolutamente ignorare la Coppa Italia. Io ho sempre detto, e lo ribadisco ancora una volta, che la Coppa Italia secondo me è un bell'obiettivo e mi farebbe molto piacere se l'Inter arrivasse in finale e la vincesse. Quindi non sono mai stato e mai sarò uno di quelli che snobbano la Coppa Italia. Non mi sembra corretto e rispettoso. Devo però dire che una vittoria della mia Inter questa sera contro il Milan la ritengo molto, molto importante al di là del percorso in Coppa Italia, che è una qualcosa che arriverebbe di riflesso, ovviamente. Però io credo che questo derby in particolare, per entrambe, possa diventare un'occasione per chi vince per rilanciarsi e per chi perde, non dico di essere affossato, ma di subire un colpo niente male, un colpo molto duro, perché di fatto immaginandoci un Milan che batte il derby, il Milan arriverebbe ad avere un'ulteriore iniezione di fiducia dopo averci già battuto, nonostante venisse dato per spacciato ad inizio di febbraio, tornerebbe con grande fiducia nelle gambe e nella mente, mentre l'Inter al contrario, che già vive un momento difficile, riceverebbe un'ulteriore mazzata, caricherebbe
di ulteriore pressione alla partita con la Salernitana, che non si può sbagliare, dopo aver sbagliato, questo sì, quella contro il Genoa, e quindi entreremo veramente in una spirale dalla quale sarebbe molto difficile uscire. Al contrario, se invece il derby lo vincesse l'Inter, in qualche modo potrebbe essere la chiusura di un cerchio, perché i veri problemi a livello mentale di difficoltà sono nati proprio dal derby perso in campionato, e quindi sai, un derby che ti apre un ciclo negativo perché lo perdi, può permetterti poi di chiuderlo vincendolo, e allora potrebbe sistemarsi un pochino la situazione, potrebbe rappresentare un'ulteriore rampa di lancio dalla quale l'Inter, come dicevo in apertura, può provare a decollare di nuovo. E il Milan invece, al contrario, che già vive un momento di difficoltà, sembra essere un po' lì, rischierebbe di vedersi, diciamo, il burrone davanti, e quindi poi dovrebbe essere a sua volta bravo ad uscirne. Quindi è una partita molto molto delicata, io la sento particolarmente in questo momento. Me l'aspetto infatti all'inizio piuttosto, diciamo, mi aspetto 2 squadre piuttosto contratte, piuttosto attente per evitare errori. Poi comunque sono 2 squadre che ci hanno dimostrato, soprattutto l'Inter, di saper produrre buon calcio, di saper attaccare in maniera importante, quindi non è escluso che ne venga fuori una partita con tanti gol, nonostante l'Inter in questo momento sia in una fase paradossalmente di difficoltà a trovare la rete. Però è un attimo che queste partite si possano infiammare, quindi vediamo un po' come andrà. Sarà molto molto interessante secondo me. Fatemi sapere allora, ragazzi, che cosa ne pensate di questa partita. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, fatemelo sapere usando l'emoji della coppa. Siamo in Coppa Italia, usiamo l'emoji della coppa, fatemelo sapere nei commenti, e poi fatemi sapere anche le vostre sensazioni sulla partita. Se siete ottimisti, pessimisti, come la vedete, e come sempre, se volete lasciarmi anche un pronostico, sarò ben felice di poterli leggere. Vi ricordo poi che se volete sostenere il nostro progetto potete farlo o su passioneinter.club, andando ad abbonarvi su www.passioneinter.club, oppure direttamente sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati. In questo modo avrete, tra le altre cose, anche la possibilità questa sera stessa di intervenire in diretta con noi e commentare tutti insieme la partita. Per il resto vi do quindi appuntamento a questa sera ore 19:45, e poi in generale tutti i giorni su YouTube e Twitch ogni sera a partire dalle 19:30.